Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi facciamo insieme questa scritta Love con i cactus amigurumi. Era da tanto che volevo farvi questo progetto, non l'ho inventato io, l'ho visto in giro, ma ho fatto la mia versione con questi cactus e mi piace tantissimo. Aspetto i vostri commenti, aspetto di sapere cosa ne pensate e soprattutto se volete altri cactus. Per i miei cactus ho scelto di comprare dei vasetti in ceramica e questi vasetti avevano delle piantine grasse finte di plastica dentro. Io le ho tolte, erano incollate con la colla a caldo e sotto ho trovato un ghiaino incollato con la colla a caldo, anche questo, su del polistirolo. Io ho tolto un po' di ghiaino come nel caso della V in modo che il cactus potesse entrare un po' nel vasetto e ho infilato uno stuzzicadenti semplicemente in ogni amigurumi in modo che potesse, entrando nel polistirolo, fissarsi, e poi qui sopra aggiungo un altro po' di sassolini. Voi potete comprare dei vasetti anche vuoti, inserire un po' di polistirolo o della spugna da fiorista e poi riempire sopra con sassolini, con sabbia, quello che vi piace di più. Oppure, se preferite, potremmo fare un cactus con il suo vasetto. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciandomi un bel messaggio qui sotto il video, oppure regalandomi il vostro like. Per fare i cactus la tecnica è uguale per tutti ovviamente, quindi vi faccio vedere come fare la O, che è quella un po' più particolare, e come iniziare la E. Per gli altri schemi vi lascio lo schema scritto, così ci soffermiamo un po' di più nel montaggio e nei ricami vari e i fiorellini. Per quanto riguarda il filato, invece, ho utilizzato il filato duetto, che mi avete visto utilizzare un sacco di volte, e un uncinetto da 3 mm. Se volete anche voi acquistare questo filato, vi lascio nel primo messaggio sotto il video il link della merceria Arcobaleno, dove potete trovare tutti i colori che volete di questo filato. Oltre al filato, all'uncinetto e ai vasetti, come sempre ci serve solo un po' di ovatta, una forbice e una godalana. E siccome so che me lo chiederete, questi vasetti sono alti circa 4 cm e nella parte più grande sono grandi circa 5 cm. E se volete comprare questi vasetti, se trovo il link, ve lo lascio nel primo messaggio sotto il video, li ho comprati su Amazon. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un anello magico. E nel primo giro lavoriamo 7 punti bassi nel cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo tutti i cactus a spirale, quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo 7 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2. Nel giro 3 lavoriamo un punto basso nel primo punto e un aumento nel secondo punto, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo un aumento nel primo punto, 2 punti bassi nel primo punto e 2 punti. 1, 2. E ripetiamo un aumento, 2 punti per tutto il giro. Nel giro 5 lavoriamo 8 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nel prossimo punto lavoriamo un punto basso,
un mezzo punto alto, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo e chiudiamo tutti e 3 questi fili insieme, e ancora un punto basso. E questa è la ripetizione che ripetiamo in totale per 3 volte. 8 punti bassi e in un unico punto un punto basso, un mezzo punto alto, un punto basso. E alla fine completiamo il giro lavorando un punto basso. Il giro termina con 34 punti. Nel prossimo giro lavoriamo questi 34 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel giro 7 lavoriamo 9 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 9 punti, una diminuzione in totale per 3 volte. E alla fine completiamo il giro lavorando un punto basso nell'ultimo punto. Nel prossimo giro lavoriamo 8 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e una diminuzione. E ripetiamo 8 punti, una diminuzione in totale per 3 volte. E concludiamo il giro con un punto basso. Nel prossimo giro lavoriamo una diminuzione e poi un punto in ogni punto, quindi 26 punti. E nel prossimo giro lavoriamo i 27 punti che abbiamo punto su punto. Nel giro 11 lavoriamo 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e una diminuzione. E ripetiamo 7 punti, una diminuzione per tutto il giro. E nel giro 12 lavoriamo i 24 punti che abbiamo punto su punto. Il prossimo giro lo lavoriamo tutto in costa, che vuol dire che anziché prendere tutto il punto come abbiamo fatto finora, lavoriamo entrando solo nella mezza catenella dietro del punto e lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione, e solo in questo caso per la diminuzione entriamo nel prossimo punto, portiamo fuori il filo, nel successivo punto portiamo fuori il filo e chiudiamo tutto assieme. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. 1, 2 e una diminuzione. Alla fine del giro riempiamo con l'ovatta e tutti i cactus li riempiamo bene, ma mantenendo la parte sopra abbastanza piatta. In questo modo ridiamo la forma al lavoro, che ha una forma un po' triangolare. E nell'ultimo giro lavoriamo 9 diminuzioni, lavorando le diminuzioni normalmente come abbiamo imparato. 1,
2, 9 e tagliamo il filo. Togliamo il marker e con un ago senza punta chiudiamo il foro che rimane passando attraverso le mezze catenelle esterne di tutti i punti che ci rimangono, da fuori verso il centro. E tiriamo. Passiamo ancora tramite i punti e questo filo lo nascondiamo all'interno del cactus. E questo è il risultato. Per il cactus a forma di E, in un anello magico nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi, nel giro 2 lavoriamo un aumento nel primo punto e 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e qui possiamo vedere che succedono due cose. Uno, a volte il cerchio magico tende ad aprirsi e allora una volta lavorato il giro 2 tiriamo il filo e lo richiudiamo per bene, e due, quando non lavoriamo aumenti o ne lavoriamo pochissimi come in questo caso, il lavoro si chiude su se stesso e quello che rimane fuori è il rovescio. Siamo noi che dobbiamo raddrizzare il lavoro in questo modo e continuare sul dritto. Questo è il dritto del lavoro. Voi dovete considerare che quando lavorate dovete sempre vedere la parte concava del lavoro all'interno e non davanti qua. Da qui in poi lavoriamo fino al giro 27 lavorando un punto in ogni punto, quindi 7 punti in ogni giro. Io non l'ho messo, ma voi mettete il marker in modo da poter contare i giri. Il tipo di lavorazione è la stessa per tutti i pezzi che formano la scritta, quindi non vi faccio vedere la lavorazione passo passo degli altri pezzi, vi lascio lo schema di lato, voi potete fotografare lo schermo o riscriverlo. Per i due pezzi che compongono la L, per il pezzo grande chiudiamo il foro sotto come abbiamo fatto nella O, mentre per il pezzo piccolo lasciamo aperto e tenete il filo lungo, non come ho fatto io che l'ho tagliato corto, lo tenete lungo per poter cucire il pezzo corto al pezzo grande. Io uso il filo della parte grande della L, ma è lo stesso. E cuciamo. La cucitura l'abbiamo vista molte volte, entriamo sotto le catenelle dell'ultimo giro di punti, da una parte e dall'altra tra un punto e l'altro. In questo caso dobbiamo girare in tondo. Rientriamo da dove esce il filo, di qua, e usciamo nel punto successivo e la stessa cosa facciamo dall'altra parte. Rientriamo da dove
siamo usciti con l'ultimo punto e usciamo nel punto successivo. E questo tipo di cucitura più lo tiriamo più viene bene, in questo modo. E cuciamo tutto intorno. E una volta conclusa la cucitura facciamo passare il filo per l'amigurumi e lo facciamo uscire da un foro, rientriamo dallo stesso foro e usciamo da un altro e facciamo così 2 o 3 volte per saldare il filo. E alla fine tagliamo. Per fare la V lavoriamo 2 pezzi uguali, li chiudiamo sotto e li riempiamo di più nella parte alta. La parte bassa la riempiamo poco in modo che possa finire a punta, un po' appiattito. E qui sotto cuciamo le 2 parti in maniera molto semplice. Dando qualche punto. Così. E se volete che la V stia particolarmente chiusa, basta dare un punto unendo le 2 parti. Così. E poi come prima facciamo entrare e uscire un po' di volte il filo dall'amigurumi e tagliamo. Per quanto riguarda la E, la riempiamo pochissimo via via che lavoriamo i giri e alla fine chiudiamo anche qui il foro e diamo qualche punto per fermare la lavorazione dandogli la forma della E. In questo modo. Per il fiore prepariamo un anello magico e la ripetizione che ripetiamo 5 volte è una catenella, un mezzo punto alto nel cerchio, una catenella, un punto bassissimo. E questo è un petalo. E ripetiamo in questo modo: una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, un punto bassissimo e ripetiamo in tutto per 5 volte. Lavorati i 5 petali, tagliamo il filo un po' lungo, estraiamo questo filo, lo portiamo dietro attraverso l'anello magico e tiriamo il filo dell'anello magico per chiudere il fiorellino. E questo è il fiorellino. Cuciamo i fiori ai cactus usando un ago senza punta con qualche punto nella posizione che preferiamo. Facciamo uscire il filo da uno dei fori della lavorazione
infiliamo anche il filo del cerchio magico e lo facciamo uscire dallo stesso foro. Annodiamo assieme questi due fili tagliamo uno dei due fili e nascondiamo l'altro e il nodo all'interno dell'amigurumi. E tagliamo. Per ricamare il centro del fiore prendiamo un pezzo di filo di un colore diverso, entriamo da un foro e usciamo nel centro del fiore, nell'anello magico. Sotto lasciamo una codina per poter annodare alla fine e ricamiamo il centro. Entriamo in un filo sotto uno dei fili di uno dei petali, così. Teniamo l'ago con il dito e passiamo, arrotoliamo il filo un paio di volte, 2 o 3 volte intorno al lago, tenendolo morbido. Avviciniamo alla base e teniamo con il dito. Passiamo tutto il filo e rientriamo con l'ago al centro. E accomodiamo. In questo modo. Lo stesso punto che abbiamo usato per fare il centro del fiore lo possiamo utilizzare per fare dei boccioli. Anche in questo caso entriamo in un filo di uno dei punti vicino a dove esce il filo con cui stiamo ricamando, facciamo 2 o 3 giri intorno al lago morbidi, li avviciniamo alla base e li teniamo col dito. Facciamo passare tutto il filo e rientriamo da dove è partito l'ago. E di questi boccioli possiamo farne gruppetti da 2-3 in tutti i punti che vogliamo. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo tutorial vi piaccia. Io sono completamente innamorata di questi cactus e sono certa che ne farò degli altri da regalare. Se rifate questo progetto, aspetto le vostre foto come sempre. Sapete che adoro vedere i vostri lavori. Potete taggarmi in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio tantissimo di avermi seguita anche in questo tutorial e colgo l'occasione, con tutto questo amore, di ringraziarvi una volta di più per tutti i vostri bellissimi messaggi e per il vostro appoggio. Sapete che per me è importante dal punto di vista della crescita del canale, che voi interagiate, quindi mettiate messaggi, like, condividiate i video, ma ancora di più vi devo dire, per me è un momento bellissimo quando leggo i vostri messaggi, perché mi scrivete sempre messaggi meravigliosi e quindi grazie, grazie, grazie di cuore. Ah, e se non siete ancora iscritti al mio canale e vi piace quello che faccio, iscrivetevi e attivate la campanella mettendo tutti, così YouTube vi avvisa ogni volta che carico un nuovo video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!